Amici, oggi prepariamo una ricetta tutta palermitana, le cosiddette crocchè palermitane o cazzilli. Una delizia, facilissime. Cominciamo a prepararle insieme. Per fare questa ricetta non occorrono tanti ingredienti. Allora, alla base l'ingrediente principale sono le patate. Vi devo svelare dei piccoli segreti su questa ricetta. Allora, intanto patata vecchia, perché quella nuova è un po' piena di acqua, quindi patata vecchia, sì, con tutte le sue, i loro difetti, imperfezioni, ma ci vuole la patata vecchia. Patata vecchia fa? Non è gallina vecchia. Ah, scusa, buon brodo. La smetti? Dai. Allora, io questo sto è il mio piatto utilizzando preferito, anche il mio. So che li farete in tanti perché veramente nel pane, apri un panino e metti i cazzilli. Allora, si possono anche abbinare alle panelle che abbiamo già fatto. Esattamente, noi di solito facciamo panino, panelle e crocchè. Una bontà. Io sto utilizzando 1,1 kg di patata già bollita, quindi la patata è già bollita e pelata. Ero indecisa, va bene, sto usando lo schiacciapatate perché io mi trovo bene col passapomodoro, però va bene, facciamolo con lo schiacciapatate. Perché si devono schiacciare. Si devono schiacciare. Allora, cominciamo subito. Prendo un coltello, ovviamente le vado a schiacciare. Quindi si può usare o questo aggeggio, come si chiama? Schiacciapatate? Schiacciapatate oppure il passapomodoro. Ok. È uguale, E lo dobbiamo schiacciare tutte. Qua ci vuole un po' più di forza. Quindi servirebbe anche il mio aiuto. Ma No, ce la faccio da sola. se ti aiuto poi me ne devi fare 8 kg solo per me. Ma già con 1,2 kg di patate vengono abbondanti crocchè. Vabbè, le schiacciamo tutte? Le schiacciamo tutte. Abbiamo schiacciato le nostre patate. Allora, su questa ricetta, diciamo che qualcuno ha voluto variare, ma vi assicuro che questa è la ricetta originale delle crocchè. Okay. Cosa facciamo? Le patate sono state schiacciate, le schiacciamo un po' con le mani, andiamo a mettere un po' di sale. Ok. Ma chi lo certifica che questa è la ricetta originale? Perché le patate, le crocchè palermitane si fanno semplici, non si mettono uova, non si mette formaggio, questa è la ricetta originale. Vabbè, ci fidiamo. E allora, dopo il sale, aggiungiamo un po' di prezzemolo fatto piccolino, insomma. Ok. Il prezzemolo, ecco, un altro ingrediente che potete sostituire se non vi piace il prezzemolo è la menta. Wow, la mentuccia buonissima. Pure buona, però questa si fa col prezzemolo, la ricetta originale. Ok. Allora, spesso può capitare che la crocchè, noi la chiamiamo crocchè, non crocchetta, la crocchè palermitana si apra. Cosa vuol dire si apre? Si apre che quando tu la metti nell'olio si sfarina. Questo può capitare, dipende dalla patata, se è patata meno vecchia, nuova, meno nuova, insomma. Allora, per evitare questo, ci sono due metodi. O aggiungiamo 2 cucchiai di farina nell'impasto, okay, oppure quando le andiamo a preparare le infariniamo e poi le friggiamo. Io preferisco non infarinarle, però aggiungerò 2 cucchiai di farina. Ok, quindi 2 cucchiai di farina 00. Farina 00, farina 0, quella che preferite. Ma domanda, ma c'è chi mette la fecola di patate? Ma non si mette la fecola di patate, okay, però la farina 2 cucchiai, okay, serve proprio per rendere il composto ancora più solido. Quindi 2 cucchiai di farina 00? Sì. Però ti posso dire una cosa? Sì. Queste crocchè palermitane, il vero nome non è crocchè. Cazzilli. Si chiamano cazzilli. Cazzilli. Noi li chiamiamo i cazzilli palermitani. Cazzilli palermitani. Adesso dobbiamo andare a impastare. Ok. Quindi con le mani tutto, ma avete visto che è ricetta molto semplice. C'è questa cosa che purtroppo o l'olio non è abbastanza caldo o è troppo caldo, si possono aprire. Quindi mettete 2 cucchiai di farina, questo è un ingrediente che mette Betty, Segreto. Betty e Marco. No, non è segreto, però segreto. Io vi do la possibilità di farle senza che si sfarinino. Ok, impastiamo per bene e le nostre crocchè già saranno pronte, quasi pronte. Le nostre, le mie. Le sue. I miei cazzilli qua sono. Ok, impastiamo. Abbiamo impastato tutto. Vediamo. A questo punto, guarda. Aspetta, vediamo come è venuto. Ma per ora che devi guardare? Vabbè, è venuto impastato, è venuto. Impastato. Allora,
E una volta fatto questo possiamo andare ad accendere il nostro fuoco o la nostra piastra, quindi accendiamo. Ve lo dico sempre, Olio? olio assolutamente di semi, Ok. perché con l'olio d'oliva rischiamo che si aprano, Ok. quindi olio di semi, non troppo caldo né troppo freddo, non li facciamo bruciare, quindi manteniamo la temperatura media. Allora, andiamo a formare le nostre crocchette. Io cosa faccio? Questa è la vera arte ora nel creare la forma del cazzillo. Va bene, hanno una forma. Io mi bagno le manine con un po' d'acqua, prendo una parte di... Guardate che bella la patata vecchia, perché non è piena d'acqua, è asciutta. E andiamo a dare la forma alle nostre crocchette, che deve essere una forma allungata. Guardate, La forma di cazzillo, di una cilindretto. forma di cazzillo. Di cilindretto. Ok, le mettiamo da parte. Questa è ufficialmente la forma della crocchè palermitana detta cazzillo. Sì, sì, A forma un po' cilindrica, diciamo. è una forma allungata. Ok. Le dobbiamo fare tutte e ne vengono parecchie, quindi oggi ti divertirai a mangiare, ma sono una Cioè, tira l'altra, Ricordati che tu hai una possibilità sola per l'assaggio finale e basta. Smetti. Poi sono mie. Smetti, l'Alessia ne va pazza, tutti ne vanno pazzi dei cazzilli. Ok. E allora le dobbiamo fare tutte. Abbiamo fatto le nostre crocchè, guardate quante ne sono venute, con 1,1 kg di patate. Mamma mia, che buono. Allora, una volta, Però credete, diciamo, impallinate, dimmi. sono poche queste. E una tira l'altra, eh? Che queste spariscono subito. Allora, una volta preparate le nostre crocchè, siamo pronte per friggerle. La temperatura dell'olio per ora lo sto facendo scaldare. Quando sarà ben caldo, mettiamo le prime crocchè e abbassiamo un po' la fiamma in modo tale che non si brucino. Ho preparato ovviamente un vassoio con della carta assorbente e la prova del 9. Mm. E adesso quando si friggono, Perché non si devono aprire. se dovessero sfarinarsi, si devono infarinare. Quindi passare nella farina e andare a friggere. Intanto vediamo, siccome la patata è buona, la patata deve essere asciutta, quello è il segreto. Allora, l'olio mi sembra caldo. Ok. Io non uso termometri per le mani. Per il termometro, per la febbre si usa, amore. No, c'è anche il termometro da cucina, però uso le mie manine. Ok. Ok, l'olio mi sembra caldo. Andiamo a friggerle. Cominciamo a friggere. Che meraviglia. Un'altra cosa che vi voglio dire, non ne mettete troppe perché si attaccano fra di loro. Quindi Ok. mettiamone poco e friggiamole poche alla volta. Io ne metto 6. Sei. Abbondante olio e lasciamo friggere le nostre crocchè. Mamma che meraviglia. A me piace questo effetto proprio di bollicine. È vero. Quindi lo abbiamo portato, il fuoco è sempre caldo? L'olio è abbastanza L'olio. caldo. Poi abbassate leggermente la fiamma, così cuociono anche se la patata già è cotta, però li facciamo durare, non bruciare. Ogni tanto ovviamente con la forchetta le girate. Stanno friggendo i nostri cazzilli. Le prime crocchè sono pronte, quindi togliamole dall'olio. Mamma, Guardate che meraviglia. delizia. Ho preparato ovviamente un vassoio Che e le andiamo a mettere bontà, direttamente qui. che squisitezza. Sì, sì, buone, buoni i cazzilli, sono una meraviglia, facili da fare. Ok, Guarda il colore che è meraviglioso. Se ci mette sale sopra. certo, un po' di sale Ok. e andiamo a friggere tutte le altre crocchè. Abbiamo fritto tutte le nostre crocchè. Guardate che meraviglia. Le mie, ti ricordo che Solo sono le sue, scusate. le mie, i miei cazzilli. Ho aggiunto un pizzico di sale e le Una nostre crocchè meraviglia. sono pronte. Una delizia. Adesso vi assicuro che una tira Ora l'altra. io ci spremo il limone pure.
Ma sì, in mezzo al pane o però- senza pane, come preferite. Assaggiamo queste meraviglie a questo punto. Assaggio io ovviamente perché tu hai le mani occupate. Certo, vabbè, Quindi ormai ragazzi assaggio solo io. Ne prendo una qualsiasi, vediamo. Vediamo l'interno. Ah, che meraviglia. Come sono? Buonissime. Buone. Mhm. Una tira l'altra, vero? Meravigliose. Una delizia. Una bontà. Allora, Queste me le pappo tutte io. no caro, queste me le pappo pure tutte io. Allora, importante l'olio caldo all'inizio, poi caliamo un po'. E un'altra cosa, se si dovessero sfarinare, quindi alle prime che mettete sul fuoco, infarinatele e ricominciate a friggere. Queste non si sono aperte perché la patata, il segreto è la patata. Dipende La patata dal- deve essere quella vecchia e molto asciutta. Perché fa buon brodo. No, Ah no, quella è la gallina. perché non butta acqua, quindi è l'ideale per fare le crocchè palermitane. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta. Se vi è piaciuta e la fate, scrivetemi nei commenti come sono andate, ma vi assicuro che possiamo darle anche ai bimbi perché avete visto la semplicità degli ingredienti. Noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio molto molto forte a tutti voi da Betty, E Marco. un bacio, ciao amici!